I miei genitori hanno una casa che è a Santo Stefano, cioè molto in centro, vicino a San Marco, una di quelle zone, cioè tipo dove attorno non esiste nulla che non sia per turisti. Quelli che sono rimasti qua hanno fatto una scelta di vita. Sai quando uno ti dice io mollo tutto e vado a vivere nel nulla? Ecco, attorno a casa dei miei genitori che abitano ancora lì, i campanelli sono tutti locazione turistica. Non ci sono più ragazzi che giocano a pallone in Campo Santo Stefano, dove noi andavamo a giocare a pallone. Nel momento in cui c'è stato questo avvento di Airbnb e della locazione turistica massiccia, così come l'abbiamo sperimentata negli ultimi anni, ha dato un grosso colpo al numero degli abitanti della città. Siamo meno di 50.000 abitanti per un numero di turisti annuo che si aggira ai 30 milioni all'anno. Quando è arrivata quell'acqua alta che ha sconvolto la città in prima battuta e immediatamente poi il lockdown, tutti si sono dovuti riinterrogare, rimettere in discussione quell'indotto economico principale della città, che spesso e volentieri era un indotto comunque effimero. Il giorno in cui sono mancati i turisti si sono trovati con dei bei problemi. Tutte queste sono state concause che hanno portato a tentare un esperimento nel momento in cui i soldi a casa non erano tanti, e ho pensato di utilizzare ciò che avevo. Ciò che avevo era la mia capacità di guidare la barca in ambiente particolare, quale è quello della laguna di Venezia e dei canali della città, e di farlo con la mia piccola barchetta, ecco. Ho pensato di fare una pagina in cui davo modo e possibilità a chi desiderava uscire in barca di imparare. Mi sono detta, perché non creiamo un progetto che si chiami FIE a manetta, quindi ragazze che vanno in barca con il fuoribordo. Non pensavamo fossero così tante le donne, le ragazze in cerca di imparare a guidare la barca. Fino ad oggi l'insegnamento passava di padre in figlio. Ciò che abbiamo tentato di rompere era questo isolamento del femminile. Questa è sicuramente una cosa fondamentale per vivere in una città fatta di isole connesse dall'acqua. Imparare a guidare significa potersi muovere in autonomia. Per molte imparare a guidare la barca si è trasformata anche in un'opportunità di lavoro. Il mattino è un mondo estremamente maschile, perché tutto il mondo del lavoro, no, sulla logistica e quindi fisico, i trasporti, e tutto si muove su barca. È vivere e muoversi in un traffico cittadino che è un traffico a tratti duro. A tutti è capitato di sbagliare la manovra perché non l'hai provata prima, perché non sai esattamente come risponde la barca e ti trovi che vorresti fermarti, in realtà sotto l'acqua corre e la barca ti si apre così in mezzo al canale, blocchi tutto, inizi a sentire gli insulti fino. Per tenere una popolazione che qui vive, cresce, per continuare a fare figli anche in questa città, noi abbiamo bisogno anche di poterla vivere come si faceva un tempo. Venezia non ha bisogno di diventare un museo. Se ci fossero appunto spazi per vivere, per lavorare, non in modo ultra precario e sfruttato all'interno del circuito esclusivamente turistico, io so che tornerebbero in tantissime e tantissimi.